Bentornati a tutti. So che Ovalad, questa serie, ha perso un po' la sua regolarità perché io e Alessia siamo ancora studenti e purtroppo ci sono degli obblighi e quindi Ovalad ha ricevuto un ritardo, adesso riprenderà. Diciamo che siamo un po' usciti dal mood, giusto? Sì, esatto. E quindi direi che per tornarci serve la giusta introduzione. Era sopravvissuta alla notte. Non aveva mai corso così tanto. Sentiva ancora alle sue spalle, in preda a una follia nata dalla fatica e dal gelo, gli ululati dei lupi, anche se lei sapeva che quelle creature non esistevano più. I suoi ricordi erano confusi perché l'avevano presa, di questo ne era certa. Ma in un bagliore, in un attimo, erano tutti inceneriti ai suoi piedi. La neve era disciolta e il terreno bollente in un cerchio attorno a sé. Gliel'avevano detto. Come il viandante si perde nella bufera, lei avrebbe perso se stessa in cambio del potere. Come ti ricorderai, il vostro neogruppo di viaggio è incappato in un particolare incidente. Voi sapete che i cacciatori erranti vengono da sud, ma dirigendovi a nord avete incontrato un villaggio distrutto da degli individui che te non hai mai visto. Ti descrivo meglio la scena, in modo che tu possa capire. Vi trovate tutti e tre alla cima di un promontorio che è alto circa 100-150 metri al di sopra del villaggio distrutto, semidistrutto. Le strade sono due. Praticamente siete costretti a tornare indietro, scendere dal promontorio e fare il giro da destra o da sinistra, sempre che vogliate andare al villaggio per controllare. Ok, Potete anche tranquillamente tentare di aggirarlo, vero? certo. Le differenze però a livello di villaggio, proprio per come è strutturato, le vedi già da qui. Andando da destra, se passaste da destra, vedreste delle mura. Sono state abbastanza distrutte, ma puoi individuare facilmente 3 individui, sempre a cavallo di questi grossi lupi, che si muovono con una certa regolarità. Sembrano seguire un percorso. Scendendo a sinistra del promontorio trovereste invece un campo aperto che non offre protezioni dalla vista, però vedete dei resti di probabilmente capanni, magazzini. Da questa distanza non si può dire. Avreste appunto la strada libera, nel senso non ci sono mura, perché dal lato sinistro il promontorio non scende a strapiombo come nel lato destro, ma prosegue creando una specie di coda di roccia che offre un minimo di protezione. Quindi da sinistra, campo aperto, quindi non potreste nascondervi bene, Mm, però non vedi ronde, non vedi guardie, perché dicevo appunto da questa posizione di vantaggio tattico riesci a capire a grandi linee quanti e dove sono, così ad occhio ti dico 5, forse 6 ne vedi, però non ne sei sicura perché i percorsi spesso si incrociano e più che altro perché è la prima volta che tu assisti a uno spettacolo del genere. La tua parte lucida in questo momento si rende conto che è una necessità, però te non hai mai assistito a un massacro, te non hai mai visto la guerra, non hai mai visto la morte per mano d'uomo. Dall'odore lo puoi intuire, quelle cataste che vedi nelle piazzette non sono di legno.
l'odore acre della carne bruciata si mescola alla neve, all'odore di neve, e il vento in questo momento soffia verso di voi, il che è un vantaggio perché tu conosci bene l'olfatto dei lupi. Se foste nella stessa direzione del vento, vi individuerebbero abbastanza in fretta, però questo vento ti sta sbattendo l'odore in faccia di morte e inizia a salirti dell'ansia non indifferente, che potrebbe avere delle conseguenze sui tuoi nervi. A te la scelta di parlare con il party e sapere dove andare. Io guardo in viso Kaleva e Runadrim per capire Mm. sia il loro stato d'animo, ma anche cosa hanno intenzione di fare. Non vorrei chiederglielo, vorrei poterlo capire da sola, ma se sarà necessario ovviamente glielo chiederò. Voglio capire se nei loro occhi Allora, c'è voglia di combattere. data la precisione con cui mi chiedi di capire queste cose, ti chiedo un tiro su Ok, intuizione per entrambi, cioè ok, uno per Runadrim e uno per ok, Kaleva. Dichiarmelo prima ok. per chi vuoi farlo. Questo è Kaleva, Ok? più 2, Fammi Runadrim. 10, più 2, 12. Kaleva, per quanto tu la conosca bene, e sai che lei ha una particolare avversione alla violenza contro altre persone. E sai, come ti spiegai nei primi episodi, che lei è una guerriera formidabile, ma lei odia uccidere e odia chi uccide. Non capisci bene quale delle due emozioni prevale, ma te vedi sia furia che la capacità di dire non dovremmo immischiarci in questo momento. Cioè tu la vedi sul filo del rasoio fra queste due cose. Il voler vendicare i caduti di questo villaggio e il sapere che non sarebbe una buona idea farlo. Luna Dream reagisce in modo molto diverso da Kaleva. Tempo che sposti lo sguardo su di lui, vedi come ha perso tutta la sua sicurezza. Malgrado sia grande, ben più alto di te, piazzato, anche lui un guerriero forgiato dal freddo e dal tempo, ha uno sguardo un po' catatonico. Sta guardando, totalmente perso, come in un incubo, i piedi di corpi. È immobile, statuario. E il suo respiro, per quanto regolare, è affannato. Non ti serve indagare oltre per capire che questa cosa o l'ha già vissuta o lo sta colpendo molto più di quanto stia segnando te, per così dire. Quindi diciamo che per ora Luna Dream è offline, è perso. Vorrei aspettare che loro facciano qualcosa, o meglio, sono ancora, penso, immersi nella visione del villaggio, quindi non voglio dire subito, oh regà, che cazzo facciamo? Voglio lasciargli un secondo a pensare. Nel frattempo, però, se possibile, vorrei, non so adesso quanto è alta la neve, vorrei raccogliere delle pietre. Vorrei raccogliere 2 pietre e vorrei infondere in esse, se possibile, tocco statico di livello 1. Allora, in Eldamas la mia classe è un po' particolare. La mia classe di Eldamas è un po' particolare perché ho la possibilità di infondere alcuni incantesimi, ovviamente del mio livello e del mio elemento, all'interno di oggetti o naturali, tra virgolette, oppure creati da me. In questo caso voglio infondere appunto in queste 2 pietre tocco statico, che è un incantesimo di livello 1, del fulmine, ovviamente. Parleremo del sistema magico La in sto Eldamas, spiegando, ma infatti lo volevo dico fin da spiegarla subito, il sistema perché... magico in Eldamas è diverso. Ok. E se vuoi leggo proprio anche l'incantesimo, così si può capire meglio. Vadi, sì. Il mago carica un oggetto o una parte del suo corpo di energia elettrostatica ad alta intensità. Se tocca un nemico con contatto diretto, senza quindi essere isolato da pelle, legno asciutto o magia, subisce la metà dei danni e nessun malus. Lo stesso vale per il contatto con oggetti anche di grandi dimensioni, sempre che il mago non sia isolato. Se invece il mago lancia l'oggetto staticamente carico o efficientemente isolato, non subisce danno alcuno dall'incantesimo, mentre se l'oggetto viene lanciato, il mago deve ovviamente tirare per colpire, causando un D8 più modificatore elementale di danni. Il modificatore elementare del fulmine
è destrezza, se non sbaglio. Il nemico deve effettuare un tiro salvezza su destrezza uguale a 8 più modificatore elementale, in questo caso destrezza, più metà del livello del mago, diviso 2, per dimezzare i danni. Si considera per difetto se dispari e non può essere inferiore a 1. Questo più o meno è in realtà un po' la struttura di tutte le regole per come vengono scritte da Sam. Scusate, di tutti gli incantesimi per come vengono scritti da Sam. Diciamo che una chicca per permettervi di immaginare al meglio come potrebbe essere il sistema magico di Eldamas, vi faccio proprio l'infarinatura minima. Esistono 7 elementi: vento, acqua, terra, fuoco, fulmine, luce e ombra. Ognuno ha applicazioni diverse che forse discuteremo oppure vedremo in azione appunto in questa campagna, però l'idea che dovete farvi è questa. Pur essendo magico, punta al realismo dell'applicazione delle cose. Questo vuol dire che non si è immuni al proprio elemento e manco ai propri incantesimi. Per questo tocco statico, se effettuato senza le adeguate protezioni, ti fa subire dei danni, anche a te che lo fai. Quindi il sistema magico di Eldamas è molto raw, devi stare molto attento a quello che fai. Questa cosa c'è in tutti gli elementi. Alcuni presentano più rischi, il fulmine è high risk, high reward come stile, per così dire, e ci sono dei motivi del perché funziona così. Un giorno forse li condivideremo. Chiusa la chicca. Allora ti dirò, per farlo intanto dovrai usare della pietra di Gilweth. Mi pare che fosse 20 grammi per gli incantesimi di livello 1. Sì. Ricordati che li devi castare, nel senso vero e proprio, e appunto ti costano in affinità. Altra chicca necessaria, l'affinità è una statistica che hanno tutte le razze e tutte le classi di Eldamas, che al posto di avere gli slot, come in tanti giochi di ruolo, ad esempio proprio D&D, ogni incantesimo in base al suo livello e a che incantesimo è ha un costo che va sottratto al valore massimo di affinità. Quando l'affinità arriva a 0, non si possono più fare incantesimi. L'affinità si ricarica con il riposo lungo. Questo significa che se non si ha il riposo lungo, l'affinità resta a 0 e quindi non si potranno usare incantesimi. Questo perché la magia di Eldamas è molto fisica e poco spirituale, ma ne parleremo più avanti. Chicca chiusa, puoi farlo, questo procedimento, ma ti richiede intanto la lavorazione delle pietre, quindi ti richiede del tempo. Mhm. Tempo che, come ti ricordi, non ne avete molto. Quindi dimmi te se vuoi proprio farlo. Sì, voglio farlo. Anche perché mi sembra il momento, non dico più calmo, però sicuramente se ci mettiamo ad esempio, costeggiare, a voler passare questo villaggio semi inosservati, di sicuro non avremo tempo in quel punto, quindi mi sembra l'unico momento in cui posso fare un'operazione di questo tipo. E ci segniamo meno 16 di affinità. Ti dirò, il processo richiederà mezz'ora. Il mio personaggio, per precisare, lavora i materiali e gli oggetti ovviamente con degli strumenti, ma a livello di infusione di incantesimi con la pietra di Gilwith che abbiamo visto nei primi episodi. Non so descriverti il processo, più che altro perché te lo conosci bene. Devi usare il trapano, scalfire, creare un canale con una risacca in modo che non esca la polvere e poi richiuderlo con della cera, il buco, in modo che non esca la polvere. Però prima avendoci castato l'incantesimo. Però questo te lo spiego perché è importante. Utilizzare l'incantesimo su una pietra di Gilweth non è che ce lo devi lanciare addosso. Come ti dissi, la pietra di Gilweth ha molta affinità con l'elemento del fulmine. Ti basta toccare la pietra e volerlo e tale incantesimo si applica a questa pietra. La pietra ne acquisisce le proprietà in maniera permanente. Non è che devi metterti lì e fare tocco statico, scelgo te, e la pietra prende da te il potere. Mm-hmm. Parole scelte non a caso. Questi ciottoli che sono molto scuri, ti sembra un materiale molto ferroso. Tempo di averne costruita una e senti dei passi pesanti dietro di te. Finisco questa prima pietra e mi giro per guardare chi sta arrivando, per vedere chi sta arrivando. Vedi un Runadrim molto mesto che sta conducendo per le briglie sia il suo cavallo che quello di Kaleva. Non vedi Kaleva. Guardo in volto, È molto rabbuiato, molto mesto. Lo guardo e gli chiedo: Kaleva dov'è? Lui si gira, vedi che stringe le selle ai cavalli, controlla le briglie, le saccocce, sistema tutto. Mm-hmm. Lo assicura, per così dire, e nel mentre ti dice è andato in ricognizione. Ok. Non vedo il suo lupo, giusto? La sua lupa. No, Scelka c'è.
Scialca c'è, ok. Allora chiedo a Runa Dream cosa avete intenzione di fare? Credo che Kaleva sia in ricognizione proprio per capire questo. Diciamo che a girare il villaggio, sì, ci proteggerebbe, però allungherebbe la strada, perché è molto facile seguire le tracce sulla neve. Sarebbe meglio liberarci di questo possibile inseguitore futuro e forse anche vendicare gli abitanti di questo villaggio. E lo dice mentre si gira di nuovo verso il villaggio, guardando verso il villaggio. Tasha è molto pro a questa idea perché nonostante ovviamente non abbia sperimentato la guerra e tutto quanto, e la morte soprattutto, forse anche proprio per quello è abbastanza ingenua da questo punto di vista, quindi è molto pro alla vendetta e al combattere. Non vuole esporsi troppo da questo punto di vista, anche perché rispetta comunque il giudizio di Kaleva e comunque e anche quello di Runa Dream in realtà. Quindi semplicemente dico, se dovesse accadere, io sono con voi. E gli mostro la pietra che ho appena creato. Lui vede un sasso, cioè nel senso lui vede un sasso, lo guarda, hai presente? Boh, sarà qualcosa di quelli a nord del Ok, continente. e riesco a capire che non ha capito un Evidentemente cazzo, quindi... sì, si vede, cioè Ok, per lui è un sasso, cioè lui è ok. lì. Bello stu sasso! Posso lanciare i sassi in faccia alla gente. Capendo che non ha capito un cazzo, gli dico, perdonami, io riesco ad infondere incantesimi negli oggetti. Può tornare utile, specialmente in questi casi. Qua vedi un po' di diffidenza, nel senso, te sai che non è cioè non è affatto una cosa normale nelle terre perdute. Già il tuo lavoro è abbastanza strano, diciamo che l'hai per metà inventato tu, appunto perché c'è la pietra di Iluef, ne hai scoperte le proprietà. Lui è tipo, oh che stregoneria del demonio, perché non ha mai visto una cosa del genere. Sa che ci sono incantesimi che tipo creano delle lame più affilate, danno dei potenziamenti, lo sa. Però infondere un oggetto di proprietà magica non è una cosa da scherzo, anche perché per gli abitanti delle terre perdute la terra è già infusa di magia. Per loro tu stai intervenendo su questo. Continuo a preparare la seconda pietra Mi tiri un con lo percezione? stesso incantesimo, ok. 4 più Niente. 4, 8. Niente, sei lì che stai smanettando col tuo nuovo sasso. Luna Dream non ti dice nulla nel mentre che stai facendo. Passa questa mezz'ora. Tu hai creato questi due sostanzialmente granate, diciamola così. Kaleva non si vede, non è tornata. Sarà passata un'ora, quindi, più o meno, anche di più. No, 40 minuti. 40 minuti, ok. Posso riaffacciarmi al crinale? Noi prima avevamo notato diversi guerrieri. Posso vedere... 5 Sì, all'incirca. ok, posso riaffacciarmi per vedere se sono ancora... se ci sono ancora, effettivamente. Se ne vedo di meno di prima. Ok. Sto giro, dato che li stai cercando, quindi non è uno sguardo generale, ma li stai cercando, fammi un percezione. Ok. 19 più 4! Vedi e confermi che sono 6, che comunque sono pochi per aver distrutto un villaggio. Forse sono una retrovia. Vedi anche Kaleva, la pazza furiosa, è nel villaggio. Stranamente non ha l'arco in mano. Non lo capisci, ma dalla pose che prende nascondendosi dietro gli angoli, osservando, ha il pugnale in mano. E tu la vedi con molta esperienza, l'esperienza di un cacciatore che insegue la preda, essendo Kaleva anche questo, lei che sta seguendo un uomo appiedato, perché ci sono sì i cavalieri, per così dire, a cavallo di lupi, e un uomo invece, cioè ci sono anche i fanti, ovviamente, lei lo segue da dietro, tira sul pugnale, da dietro, gli afferra il collo e prima che possa urlare gli pianta il pugnale nel collo. Per quanto tu sia effettivamente distante, sulla neve, il sangue si vede. Te vedi proprio quest'uomo che si accascia a terra col sangue che gli schizza dal collo e vedi proprio gli spruzzi che finiscono sulla neve. Per la prima volta hai visto Kaleva uccidere, l'hai vista non esitare e tu hai visto un uomo venire ucciso. Fammi un tiro sul vetro su saggezza.
16. Tranquilla, l'hai già superato. Ok. Tieni botta perché sei distante, è come se tu guardassi una cosa alla TV, per dirti. Sei distante, non l'hai fatto tu, quindi sei sconvolta perché Kaleva l'hai sempre saputa contraria fino all'ultimo a uccidere. E invece lei in ricognizione ha ammazzato una persona e a sangue freddo le ha proprio dato la caccia a questa persona. Sta rovistando il cadavere anche. Ok, quindi forse tutto in una volta. Anche se ho superato il tiro, comunque sono un attimo. Sì, però What the fuck? Ok. non avrà conseguenze per ora. Ok, va bene. Posso chiederti se Runadrim ha visto o se è ancora ai cavalli? Luna Dream è ancora ai cavalli, ma è visibilmente impaziente. Impaziente. Va in giro, tira le corde della lancia, estrae il pugnale, lo rimette dentro, come quando hai fame, apri il frigo, non trovi niente, lo richiudi, torni indietro, riapri il frigo e lo richiudi, cioè è proprio in attesa che accada qualcosa. Fammi un tiro intuizione. Niente. 4 più 2. Per te è solo Luna Dream Sì, che esatto. fa così. Ok. Ehi. Muovi! Vieni qua! Ti sente e sto giro, prontamente lui si abbassa quasi a carponi e si avvicina in crouch mode, per così dire. Quindi Ok. si avvicina tenendo la lancia a raso terra. Adesso che lo vedi vicino, riconosci uno sguardo forse persino più duro di Kaleva, perché te sai che Kaleva non ha mai ucciso. Tu pensi non abbia mai ucciso, però sai che lei non lo fa. Normalmente. Lui è un guerriero, lui protegge i confini, tu riconosci nei suoi occhi acciaio, completamente ripreso, forse anche molto incazzato. Gli chiedo se Kaleva aveva un segnale che doveva mandargli. Guarda il corpo, fa tipo scelta idiota. Non era decisamente il caso di fare una cosa del genere. Se lo trovano daranno l'allarme. Comunque no, non avevamo un segnale, doveva andare, controllare e tornare. O è successo qualcosa, o semplicemente ha il sangue molto meno freddo di quanto pensassi. Dobbiamo andare a darle una mano. Ok. Dice questo, non aspetta risposta, tira fuori una corda con un rampino, la pianta sul bordo del crinale, la srotola e inizia a scendere da lì. Non sono una persona atletica, sono una diplomatica. Dai, che cazzo? Vedi che ogni tanto si ferma, controlla che non lo stiano guardando, scende di nuovo, cerca di vedere dov'è Kaleva, scende di nuovo. E Runa Dream quello che sta facendo è, ovviamente non ha una corda lunga 150 metri, lui pianta il rampino, scende alla prossima rampa, stacca il rampino con una scossa, lo riattacca sotto di sé e inizia a scendere. Non è ancora sceso di piattaforma, nel senso lui è arrivato sulla piattaforma e ti sta guardando come dire, non è un rampino, ma lui non l'ha staccata, sta aspettando te che tu prendi la corda e scenda. Oh, mi sembra giusto, insomma, seguirlo. Allora provo a scendere effettivamente dalla corda. Perfetto. Lei mi deve fare mi farà diversi tiri su acrobazia. Sì, non è proprio è atletica. Signori, 10 più 1, 11. Partendo dal presupposto che te non hai mai scalato nulla, cioè le uscite che facevi con Kaleva erano passeggiate, di certo non scalare crinali, quindi tu sai che dovresti farlo, ma non sai come si fa. La prima cioè la prima discesa ti mette un poco a paura, perché sai che se cadi da lì sono 150 metri di caduta quasi libera, quindi morte assicurata. E adesso ti sorge una domanda. Mentre inizi a scendere e ti rendi conto che ci vorrà del tempo. Cioè, sai che tu ci metterai almeno mezz'ora, 40 minuti a scendere dal crinale con la via veloce. Come ha fatto Kaleva ad arrivare lì così in fretta? Te lo fai per istinto, non avendolo mai fatto, non conosci bene la teoria del si usano le gambe più che le braccia. Quindi te vai di braccia, solo che a un certo punto non ce la fai più, arrivi poco oltre la metà, sei lì che ci provi, capisci da sotto che Runa Dream è preoccupato improvvisamente, si rende conto che forse ti ha fatto cimentare in un'impresa più grande di te, non ce la fai più. Sono circa 2 metri di caduta, molli, non ce la fai più, cadi e ti fai sculata, ti fai un danno da caduta. Ok, aspetta. Hai 7 divinità da bestemmiare, dimmi te quali. Giluef, ovviamente. Lascio togliere il rampino e senza fare troppe storie proseguire, insomma. Lui però, quando l'ha piantato, ti dice, per scendere
aggrappa le gambe alla corda, hanno molta più forza, dovresti resistere molto di più. Ti dice questo Ok. e lui inizia a scendere. E tu noti appunto che fa da bruco, nel senso gambe, scende con le braccia, scende di nuovo con le gambe. Rifammi un tiro sull'atletica, questa Sì. volta però sai come si fa a livello teorico, quindi aggiungi il bonus competenza. 8 più 3. Sempre 11. Sai come si fa e lo fai, però appunto non essendo te un atleta riesci a farla tutta, però hai presente quando chi va a correre è strafaticato ma fa il figo quando vede i passanti perché vuole far vedere che è in salute. Ecco, te sei più o Ok. meno in quella situazione, Ok. stai morendo dentro, le mani bruciano, fa una fatica Ok. bestia, però vuoi dimostrare che hai capito ormai come si fa e quindi fai la scialla ma dentro stai oddio i miei muscoli urlano. Posso immedesimarmi. Luna Dream dice ok l'ha capito e continuate la discesa. Oh. Luna Dream invece vedi che è molto guardingo perché da come l'hai visto scendere sai che potrebbe farlo molto più rapidamente, ma oltre ad Certo. essere rallentato da te lo sta facendo con calma perché vuole assicurarsi che non vi notino, perché è una cosa rischiosa, cioè vi state lanciando su di loro praticamente, e per cercare Kaleva, per capire dov'è. Tu adesso ti rendi conto che Luna Dream è un cazzo di guerriero, cioè non è un cacciatore come Kaleva, lui è addestrato a combattere, lui sa quello che sta facendo, l'hai visto in crisi, è un ragazzo di 19 anni, perché a Tasha viene in mente questo, è giovane, è ancora un Chi è più ragazzo, giovane di me. ma è acciaio, è efficiente, efficace in quello che sta facendo. Osserva, tiene a mente le cose, dà un occhio anche a te in modo che non succedano casini, sta scendendo, il tutto facendo un piano improvvisato ma ben conscio dei rischi e di come sta facendo le cose. È come se fosse un'altra persona in questo momento, fosse Luna Dream il soldato. Quindi cosa succede? Ci metterete mezz'ora a scendere e per te ogni discesa sai che è un giorno di sofferenza futuro, ti stai devastando, c'hai la pancia che brucia, le gambe che sono diventate insensibili, le mani che più di una volta hai scivolato, hai le abrasioni da corda, non so se le hai mai viste, e continui a scendere, ti sembra una discesa infinita, anche perché si avvicina la sera, la luce cade in fretta nelle terre perdute. Quando scendete, Luna Dream ti concede del riposo. Stacca il rampino quando scendete sull'ultima piattaforma e ci sono delle case già a ridosso del muro, per così dirti, del crinale. Ti fa segno di seguirlo, ti porta dentro una casa non è distrutta. Evidentemente la furia di questi uomini non è arrivata fino alle massime periferie, però evidenti segni di fuga. Ti dice, aspettami qua. Posa il suo zaino, te lo affida, per così dire, in modo da potersi muovere più liberamente, e lo vedi uscire. E quindi te No. hai un secondo per No, riprenderti. aspetta, lo seguo. Gli dico, aspetta, dove stai andando? Perché non puoi lasciarmi qui? Insomma, devo poter dare una mano. Che cazzo devo fare? Tranquilla, non sto andando via. Sto vedendo se questo è un posto sicuro per fermarci e riposare e costruire un piano. Non ti sto lasciando indietro, sto facendo solo la ronda. Tornerò. Ok. Allora torno dentro. Quello che ho visto, se ho visto, scendendo, quello in cui siamo scesi è un, hai detto periferia, quindi posso presumere che non ci sia troppa, cioè che non ci siano guerrieri. Avete notato che sono particolarmente interessati ai confini, ma appunto il crinale, essendo un confine naturale, non si aspettano che No, qualcuno arrivi da certo. lì, e verso il centro, cioè la parte più Ok, densa del villaggio. Però tu hai visto Caleva uccidere un uomo in una parte periferica, un uomo a sì, piedi. Dite, sai che i cavalieri a cavallo di lupi lì non ci vengono, però certo. può essere che i fanti ci arrivino. Due cose. Vorrei indagare se c'è cibo, erbe medicinali, se è rimasto qualcosa. E in secondo luogo, se in questa o nelle case di fianco, dipendentemente da quanto sono vicine, sento se è rimasto qualcuno, se è rimasto qualcuno morente, piuttosto che bambini, piuttosto che, non lo so, se sento rumori strani che non dovrebbero esserci. Ok, per il cibo, medicinali, oggetti, devi farmi un indagare. 19 più Ok. 2, 21. Allora, ti metti a cercare perché il tempo deve passare. Cibo non ne vedi. È la prima cosa che uno cerca Certo. quando deve fuggire. Erbe medicinali ne trovi. Sono principalmente erbe che
praticamente tu applichi come impacchi sulle parti di corpo che sono colpite dal freddo. Me le Piccolo ciulo. indizio sull'ambientazione. Me Te le le ciuli ciulo. No, fortissimo. me le ciulo ovviamente. Provi un pugnale vero e proprio, molto semplice, cioè proprio pugnale. Ok. Pugnale.jpg. Posso ciulare il pugnale e 2 coltelli? I coltelli da tavola. Sì, ciulo il pugnale e 2 coltelli da tavola. Fammi un tiro percezione per vedere appunto cosa senti, percepisci. 2 più 4. Perfetto. Zoro in un villaggio. Ok, diciamo che te esci e quando esci ti rendi conto che piantata in una parete di questa casa stessa, che non avevi notato prima per la stanchezza, per l'ansia di entrare, c'è un'ascia da battaglia. Minchia, sono arrivati qua, ti rendi conto di questa cosa, quindi te dimmi se vuoi provare a raccogliere l'ascia. No. Vedi l'ascia, dici cazzo e torni indietro. La casa più vicina è adiacente oppure ci sono sempre, diciamo, corridoi, stradine in mezzo a ogni casa? Cioè sono case singole oppure sono Allora, complesse? essendo la parte più nord delle Terre Perdute, è la parte più simile a Eldamas che avete colonizzato, quindi il sistema è Podameo. Ci sono stradine, difficilmente trovi case proprio attaccate. E guardando appunto nella via, vedi molto più in là un uomo a cavallo di lupo che sta venendo nella tua direzione. Posso rientrare in casa? Hai Canon Tasha che dice ok. Rientro in casa cercando di essere più silenziosa possibile. Allora, io sono molto impanicata da quello che ho appena visto, quindi salirò al piano di sopra. Non mi metterò direttamente nell'armadio perché mi sembra un po' eccessivo, però rimango lì e soprattutto mi metto in un angolo in modo che dalle finestre non mi si veda. Aspetto. I minuti passano interminabili. Tu sai che a meno che non abbia cambiato direzione, ormai è lì, di fronte alla casa. Solo che, mentre sei in ansia per questa cosa, senti un tonfo dalla stanza accanto. Percepisco altri rumori, devo farti un percezione. Certo che devi farmi una percezione. No. 13 più 2, no, più 4, Ok. perdonami. Ok, strusciare di vestiti, rumore di passi che stanno venendo lì. Mi infilo nell'armadio. Devo farti uno stealth. Ok. È difficile, te lo dico, Vabbè. però. 15 più 2. Non dico silenziosa come una faina, perché sei lì che No. sei cioè, terrorizzata, però non hai fatto effettivamente tanto rumore. Voglio lasciarlo socchiuso, guardare chi cazzo sta arrivando. Tu guardi e riconosci all'uscio la lancia che si affaccia. Di Runa È Dream. Runa Dream. Ok. Allora esco e gli Il faccio quale boom. ha agilmente scavalcato il primo piano con il suo magico rampino, e quindi lo vedi che si affaccia all'uscio della stanza. Niente, semplicemente lo riconosco e apro e dico, ehi, sono qua. Ovviamente, se uno è in allerta e vede la porta di un armadio aprirsi di colpo, cioè, fa tipo, oh, che cazzo succede? Lui fa così, tende la lancia, ti vede ed è sollevato, ma capisci anche che si è spaventato e quindi è tipo, fanculo! Ok. Ti dico, scusa, mi sono un attimo terrorizzata. C'era un uomo a cavallo di un lupo molto grande. Hai idea di dove sia Kaleva? No, ho fatto solo una ronda, non so dove sia Caleva. Riguardo l'uomo lupo, adesso ci divertiamo. Vedi che a passi rapidi va, provvista nel suo zaino, tira fuori un elastico di cuoio, simile a una fionda, abbastanza lungo. Scende al piano terra con molta cautela questa volta, senza fare rumore, controlla che non sia entrato, non è entrato effettivamente l'uomo a cavallo del lupo, e vedi che sta armeggiando con la porta d'entrata e sta praticamente creando, si potrebbe dire, un innesco all'apertura della porta che faccia partire questo elastico, ok, per dirti di cuoio. Torna su e ti chiede, quelle tue pietre cosa fanno? Io sono molto compiaciuta del suo interessamento e gli dico, beh, sono caricati di energia elettrostatica e inizio a fare un po' la nerd. Ovviamente quando te dici elettrostatica è lì. Inizio a fare un po' la nerd, quindi quando capisci che capisco che non capisci, gli dico magia del fulmine e diciamo che Babu. scoppiano rilasciando questa energia
a contatto con, insomma, se le lanci o se sì, sarebbero da lanciare effettivamente. E quindi sì, sono delle granate. So che probabilmente non conosce nessun tipo di bomba. Quando dico granate mi fermo. Diciamo che sono ordigni che scoppiano e fanno male. Lo vedi lì? Quanto rumore fanno? In realtà è abbastanza silenzioso. Inizio a spiegargli la differenza fra elettricità. Quindi sì, sono abbastanza silenziosi. Lui ti guarda, ragiona e dice: va bene, proviamoci, vieni giù. Lui ha teso del filo, forse budello, abbastanza sottile, da un lato all'altro della parete. L'ha legato principalmente a uno sgabello, una delle due estremità. Quindi quando apri, questo sgabello si sposta perché è attaccato al filo. Te vedi che quando lo sgabello si sposta, praticamente libera quella che è una fionda. Ti fa tipo... Io, avendo capito il funzionamento, gli chiedo però come lo attiriamo qui. Si entrerà, anche perché ha un lupo. Sentirà il nostro odore. Entrerà. E come fai a sapere che non entrerà da qualche finestra? I lupi non scavalcano i muri. Ti risponde proprio così. Questo ti fa capire. Ok, quindi neanche questi si staccano dai loro lupi. Cioè, tu capisci che lui conosce i cacciatori erranti. Allora io carico la pietra e la metto, insomma, in posizione. Nel frattempo Rodri si mette dall'altro lato comunque della porta. Cioè, si mette... Qua c'è la trappola, lui va dall'altro lato della stanza e si mette lì. Ok, In allora posizione. metto anch'io vicino a lui. Perfetto. Impugna la lancia a due mani. E Ok, io tiro fuori il mio bastone. solo che lui ha una presa particolare, ovvero sì, con la destra tiene l'asta, però invece di tenere anche l'altra mano sull'asta, tiene il piatto, che tu sai essere coperto da delle fasce di cuoio Sì, protettive, dietro il fondo della lancia. Aspettate. ok. In Domanda. realtà Scusami. succede tutto in un istante, perché non è che se tu hai conquistato un villaggio fai le cose con cautela. Ha aperto la porta, proprio la apre di prepotenza. Tu fai in tempo a vedere l'ombra che entra di un uomo a cavallo, di un lupo, che la trappola scatta e... Quanti danni faceva? Un D8 più un modificatore elementare del danno. Io in destrezza ho più 2. Fallirà il tiro salvezza perché è un attacco a sorpresa. E adesso vediamo se il nostro signorino tuttavia sviene per il colpo improvviso oppure si incazza e basta. Perché c'è questa possibilità. Faremo il tiro salvezza su costituzione con gli stessi parametri. Hai fatto 20. Il merdone di merda. In realtà avete calibrato male la mira. Non colpite lui, colpite il lupo. Il lupo stramazza a terra. Vedi praticamente dall'impatto, oltre al tonfo dell'impatto, senti subito dopo delle scintille che sfrigolano, vedi un minimo di vapore bluetto. Il lupo che cade per terra è un cacciatore molto incazzato che urla. Lui non vi vede ancora, hai un istante per agire. No, aspetto. Che entri. Ok, tu aspetti che entri. Luna Dream non aspetta che entri No. e gli fa un attacco, lo farà con vantaggio perché lo fa di sorpresa. Ok. Passa. La sua cara lancia la prende a due mani, quindi farà un D8 più modificatore di forza. Però Luna Dream aspetta un istante. Aspetta che il nostro caro signore sia arrivato a metà della porta. Perché cosa fa? Lui si scaglia di peso contro la porta per chiudere l'uomo, per scagliarlo praticamente, tra la porta e la parete. Vediamo se questa azione gli riesce. Ci riesce. Praticamente tu sei lì che ti aspetti, ti prepari, vedi a un certo punto Luna Dream che salta, corre come un treno e sfonda il cacciatore che aveva fatto solo un passo nella stanza, lo sfonda contro la porta si scardina e l'uomo regge botta, cioè non sviene, solo che Luna Dream era preparato. La sua è una lancia corta, quindi ha il manico abbastanza lungo, ma la lama bella lunga. Sarebbe una spada lancia, per così dire, ok? Quindi lui va e affonda attraverso la porta nella pancia del tizio. Fulmineo, non aspetta neanche per vedere se è andato, cioè se l'aveva fatto svenire, cioè lui l'ha chiuso a tenaglia e non solo. Quando ha infilato fa proprio gira.
Ovviamente anche il lupo svenuto è rimasto incastrato nella porta, vero? Ok, il lupo quindi posso presumere non è morto. Fammi un'intuizione. 8 più 2. Non ne sei sicura, ma sembra soddisfatto di come è andata Luna Dream. Cioè, proprio, ho fatto un buon lavoro. È come se l'azione dell'omicidio fosse denaturata del suo carico. Non so se mi spiego. È un compito da fare, non è uccidere qualcuno. È nella mentalità, è il mio dovere. Hai fatto bene i L'ho compiti. eseguito. Hai fatto bene i compiti. Cioè, lo vedi Ok. proprio, l'occhio è fermo, tranquillo, impassibile, volto duro ma impassibile. E attacca la mano alla porta, estrae la lancia sia dalla porta che dal tipo e te senti per le prime volte il rumore di una, perché prima c'è stato il casino, ma tu senti il rumore per la prima volta di una lama che esce da un corpo, sporca di sangue, che gocciola, molla la porta, il cadavere cade di faccia, senza vita, e inizia ad aprirsi una pozza di sangue. Solo che Luna Dream non si ferma qua. Prende la lancia al contrario e con molta, si potrebbe dire, nonchalance, la pianta nella testa del lupo, sempre buttando il palmo sul pomolo per farla penetrare. Fa uno spasmo il cadavere del lupo, cioè il lupo, e poi si accascia senza vita. Luna Dream estrae la lancia, la scuote e vedi proprio le gocce di sangue che dipingono un attimo la parete e inizia a pulire la lama con il mantello del cacciatore errante che ha appena ucciso, overkillato, anche si potrebbe dire. Tu adesso hai visto da vicino la morte. Innanzitutto fare 2 passi indietro rispetto alla pozza di sangue, a tutto quanto, e appoggiarmi alla parete perché sono un attimo scossa. Ok, fammi un tiro salvezza su saggezza. Ok. 1! Perfetto. Non Buono. riesci ad andare indietro, te cadi in ginocchio, fai fatica anche a respirare. Per te la violenza era sempre stato qualcosa di astratto. Sì, si parlava di guerra, però non l'avevi mai vista, non l'avevi mai vissuta. Tu hai visto un tuo compagno uccidere a sangue freddo un altro uomo. Questo tuo compagno è capace di uccidere e molto probabilmente l'ha già fatto. Ha spento una vita come se niente fosse. Vedi il sangue, ne senti l'odore, vedi la ferita, la lancia è uscita anche dalla schiena perché appunto è una lama lunga. Vedi la ferita di uscita della lancia e poi l'hai visto anche mollare il cadavere e andare su un'altra vittima, cioè proprio 1 e 2. Per la prima volta hai visto quella violenza. Hai in mente ancora nelle orecchie il rumore che ha fatto la lama uscendo e non riesci a staccare gli occhi da quel corpo. Tu non hai neanche mai visto un corpo morto in quel modo. Cioè non hai mai visto un corpo morto per la lotta. Tu hai sempre vissuto in modo pacifico, non hai mai visto queste cose, non le hai mai vissute, non le hai mai viste. E per te è uno shock enorme. Ti dico le conseguenze di gameplay. Sei talmente sconvolta che fino a che non ti riposerai, tutti i tuoi tiri percezione li effettuerai con svantaggio. Sei persa. Questo, ragazzi, è lo status sconvolto. Una bella meccanica di gameplay. Ah sì, non vorresti, ma Luna Dream ti fa paura in questa situazione, perché l'hai visto uccidere a sangue freddo. Sono in ginocchio, mi siedo e mi appoggio alla parete per riprendermi un attimo. Non ripongo il bastone, lo lascio per terra di fianco a me, ben lontano dal sangue e tutto quanto. E mi concedo un secondo per riordinare le idee perché sono un attimo appunto sconvolta. Luna Dream pianta la lancia per terra, si gira verso di te, ti osserva e tu vedi che quando aveva infilzato si era sporcato anche la mano di sangue e tu lo vedi che si sta pulendo anche la mano dal sangue e ti osserva con... non è interrogativo, ha già intuito che è la prima volta che vedi qualcuno venire ucciso dalla tua reazione. Cioè, ha fatto 2 più 2. Ti guarda indeciso su cosa dire o cosa fare mentre si pulisce la mano dal sangue. Oltretutto, una cosa che volevo dire anche prima, io non sono venuta nelle terre perdute per vedere questo, e quindi
per quanto appunto anche a causa della mia ingenuità non me lo sarei aspettato di vedere questo nelle terre perdute. Io e mio padre volevamo portare la vita, volevamo portare non solo colonizzazione, perché comunque era una colonizzazione non violenta, ma anche prosperità e tecnologie, ricchezze, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso migliorare la vita del luogo. Quindi vedere l'esatto opposto, cioè vedere la morte, è un attimo, non dico come deludere mio padre, però non è il motivo per cui io sono qui, cioè non vorrei che fosse, non volevo che accadesse, ecco. Quindi anche per quello sono molto sconvolta. Oltre al fatto che un ragazzo di 19 anni più giovane di è me, capace di fare questo, cioè esatto. è un ragazzino e lui ha già ucciso e ha già visto, cioè ha già sperimentato la mancanza di civiltà, per così dire, per quanto il tuo mondo di appartenenza, per così dire, sia in guerra, vero? E allora capisci anche cosa vuol dire la guerra. Ti rendi conto che guerra vuol dire massacro. Avendo sempre vissuto abbastanza in modo molto agiato, nonostante ci sia una guerra, io l'ho sempre percepita come qualcosa di molto distante. Tu hai anche lavorato a macchine per la guerra. Esatto. Tu hai contribuito a questo. Esatto, e quindi è come se non in un istante, però è come se appunto in quel momento vedessi cosa significa effettivamente uccidere una persona. Dopo che Luna Dream ha finito di pulirsi la mano, si gira e inizia a guardare nelle tasche, nelle bisacce dell'uomo. Rovescia il cadavere ovviamente in modo che si veda il volto, perché le tasche sono lì. Sarà stato sui 30 anni, lo puoi dire dal suo aspetto. Capelli chiari, di un castano abbastanza chiaro. Gli occhi sono ancora aperti e sono scuri, sono occhi quasi neri, tendenti al nero. Una barba abbastanza incolta. È vestito in modo molto diverso da quello che hai visto nelle tribù centrali, perché se c'era comunque un senso estetico nelle tribù centrali, questi uomini sono coperti di pelli perché sono calde. Ha un mantello che forse è la parte più curata e poi ha semplicemente dei drappi di pelli animali annodati attorno alla vita, al petto, alle spalle, alle braccia, molto rozzo, ma efficace. Aveva anche lui una lancia con la punta in osso, così come un pugnale che Luna Dream prende e apre, ed è anche questo in osso. Quindi si tratta di armi tendenzialmente meno efficaci, più primitive. Poi lui controlla la sella del lupo. Questo invece è abbastanza spaventoso perché si tratta di un lupo nero che è grande quasi il doppio di Sheikah. Quando hai detto nella foga a Luna Dream c'è un tipo con un orso, perché da lontano poteva sembrarlo per la dimensione. Questo è un cane e se aprisse la bocca ci starebbe la tua testa. È una bestia da combattimento, non è come Sheikah che è un cagnone enorme. Luna Dream mi pare non trovare niente di interessante, infatti ha il viso un po' deluso. Evidentemente cercava qualcosa di preciso. Provo a rimettermi in piedi. Se lo fai con calma ci riesci. Ok, lo faccio con calma. Luna Dream ti dà un'ultima occhiata, poi si gira di nuovo verso l'uscita, si affaccia con cautela da destra, sinistra, non vede nessuno, trascina il resto del cadavere del lupo all'interno della casa e poi chiude la porta. Dobbiamo andare a cercare Kaleva. Dove pensi che sia? Conoscendola starà facendo qualcosa di avventato. Io la conosco come una persona avventata oppure no? Tu sai che quando lei si mette in testa qualcosa non la ferma niente e che quando si arrabbia tende a, non dico melodrammatica, ma ad arrabbiarsi sul serio. E tu l'hai vista infuriata prima sul crinale. Ok, allora seguo Runa Dream prendo ovviamente il bastone sfoderato. Adesso voi appunto partirete per un'esplorazione. Ok? Ha smesso di nevicare e siete schermati dal vento perché c'è il crinale alle vostre spalle. Sta calando il sole e c'è un sensibile abbassamento della temperatura. Inizia a esserci freddo. You know what I mean. Una Dream, appena uscite, adocchia quella che è la via più grande a livello proprio di larghezza, ne prende una parallela e inizia ad andare di casa in casa guardandosi attorno perché lui vuole avvicinarsi al centro del villaggio. Io adesso tiro uno stealth per lui e adesso te mi tiri uno stealth. 18 più 2. Sei molto più silenziosa di Luna Dream. Diciamo che Luna Dream è cauto, ma forse è agitato e quindi non riesce
ad andare con la giusta cautela. È difficile camminare senza fare rumore sulla neve e ci riesci. Certo, lui ha la componente del fatto che pesa forse 50 kg più di te. Fate così per un buon quarto d'ora, in realtà, ma perché una Dream volutamente non segue un percorso regolare, perché sa che questi uomini fanno delle ronde. Quindi stare su un percorso fisso potrebbe farvi incappare in una ronda, che sono tutte collegate tra le altre, vi sgamano subito. Certo. Quindi lui, anche per rendere magari più difficile farsi trovare, sta facendo un po' di zigzag, sta allungando la strada, anche perché appunto state cercando Caleva come cosa primaria, non volete arrivare al centro, Certo. quindi dovete andare un po' in giro. A un certo punto sta per uscire da una casa, sente un rumore, si appiattisce e te vedi comparire 3 uomini appiedati. Vi vedono molto forte Molto bene. e infatti appena vi vedono, 2 corrono verso di voi urlando e un uomo tira su una freccia, la scocca e un fischio acutissimo fende l'aria. Tira iniziativa. 15. L'ordine nel fight sarà appunto tu, uno dei cacciatori, Runadrim e gli altri 2. Sempre che non arrivi altra gente. Dato che è stato lanciato l'allarme con una Esatto. freccia fischiante. A lei la mossa. Stanno arrivando, non sono ancora a portata di attacco fisico, però 6 metri da voi? Ad uno posso lanciare il mio sassolino che mi è rimasto. 15 più 2, 17. Passa, Ok. decisamente passa. 3 più 2, 5. Tiro salvezza su destrezza, giusto? E ho fatto 13 di dado, quindi lo passa. Danni dimezzati, 3 danni. Praticamente cosa succede? Ti rendi conto che forse nell'ansia hai fatto cilecca nel mettere l'incantesimo, perché in realtà la cosa che gli fa male è il sasso che gli tiri addosso. Sembra che Ok. l'incantesimo non si applichi, nel senso Ok. gli hai fatto male, però non si è attivato l'incantesimo. Questa è la cosa. Ok. Dici, ma ok. Ok, Perfetto. Google. Il cacciatore che risponde alla tua azione, il tipo simpatico, ha lanciato la freccia d'allarme. Vede che ti scopri, prende un'altra freccia, mira, scocca. Yes. Quanto hai per DCDCA? Il nostro amico ha crittato 9 danni. Aiaiaia. Ti tira una bella freccia che ti si pianta nel muscolo del braccio sinistro. Esperienze nuove oggi. Runadrim, che è più vicino, però non abbastanza, ritarda il suo turno. Tocca al nostro altro cacciatore che usa tutto il suo movimento per venirti di fronte, però appunto poi non può più attaccare, quindi ce l'hai di fronte. Il terzo cacciatore fa la stessa cosa e quindi sono tutti e due a raggio tuo. Però adesso tocca a Runadrim. Fiancheggia uno dei due rispetto a te, tira un attacco con vantaggio. 20 nat. Tiene l'arma a 2 mani. Diciamo che si è speso bene prima. Gli fa male, per carità, e gli fa una bella strisciata sul fianco qua. Gli ha fatto dei buoni 9 danni. Questo tipo si è arrabbiato. Assai. Però tocca a te ora. The freccia is very doloring. Ma ormai posso dire di essere incazzata anch'io, considerando quello che ho visto e considerando che mi hanno tirato una freccia nel braccio. Vorrei prendere a 2 mani il mio bellissimo bastone e tirare una sprangata in faccia al cacciatore che ho davanti. Quello che ha attaccato Runadrim o quell'altro? Quello che si è spostato per venirmi addosso, senza attaccarmi, perché aveva finito l'azione. L'hanno fatto entrambi. Ok, su di me? Si erano avvicinati. Ok. Scegli Aubi. Chi vuoi boncare male? Ah, ok, Ok, è quello che non ha colpito Runadrim. Ok. ok. Vadi, tiri per colpire. Ovviamente su forza, perché è un'arma a forza. 10 più 1. Non passa, non passa. Ci vai cazzo. vicina, lui schiva. Va Cioè tu bene. hai mirato alla faccia, devi colpire bene, no? Lui ha fatto così. È riuscito a schivarla per un pelo,
Hai visto un attimo di paura nei suoi occhi comunque, perché una mazza di legno e bronzo nei denti deve far male, secondo me. Mi sposto di 3 metri, voglio disingaggiare quello che ho appena entrambi Ok, in quindi realtà. balzi di lato. Tocca al nostro amico con l'arco, che sto giro mira a Runadrim, lo prende e gli fa 7 danni. E gli tira una freccia e lo prende di striscio sul polpaccio. Senti Runadrim grugnire e girarsi molto arrabbiato verso l'arciere. Tocca ai nostri cacciatori A e B, che attaccano insieme combinati il nostro caro Runadrim, che è tutto solo. Vediamo se passa. Se passano. Riescono a missarlo tutti e due. Uno fa pure fallimento critico. Godo. Oltre al fatto che non ti ho detto le armi, in realtà. Uno di loro ha una lancia e l'altro ha una mazza. Quello che ha fatto fallimento critico con la mazza ha caricato Runadrim, ma l'ha fatta talmente male e con talmente tanta foga che si è colpito i piedi. E si fa, vediamo un po', mazza a 2 mani sui piedi. Voglio vedere quanto male si è fatto. Si è fatto 5 danni, probabilmente si è rotto un dito del piede. No, poverino. Io vorrei castare, se possibile, avvertimento su di me. Oh! Leggo questo bellissimo Sì. incantesimo. Il mago deve indossare qualcosa per attivare questo incantesimo. L'incantesimo pervade il vestiario di energia elettrica per 3 turni. Se subisce danni fisici non da proiettili, il nemico non isolato subirà un D10 più modificatore elementare, quindi destrezza, di danni di rimando. I danni aumentano di un D10 a livello. Il nemico deve effettuare un tiro salvezza su Costituzione uguale a 8 più destrezza più metà del livello del mago diviso 2 per dimezzare i danni, come sempre. Mi sposto di lato a un paio di metri dall'ultimo tizio che ha tentato di colpire prima. Al nostro cacciatore A, che è quello con la lancia, che si gira e cerca di sfilettarti. Non ti apre, ma ci va veramente vicino. Cioè, sei costretta a schivarlo. Riesci istintivamente a schivarlo, anche perché non sei addestrata a combattere. In realtà, dopo di te toccava all'arciere. Lo faremo dopo, poi riprenderemo le cose normali. Sono rimaste toccare una Dream ora, che lo vedi. Praticamente cosa fa? Butta la lancia in aria, in orizzontale, la riacchiappa. Bam! E la scaglia contro l'arciere. Passa, essendo un proiettile stavolta fa un D6. 6. Praticamente lo prende anche questa volta di striscio, però sulla spalla, quindi sarà difficile per questo ragazzone tenere l'arco. Tocca al nostro amico Piedirotti, che ormai lui ha deciso, io adesso devo colpire questo. Non passa, non ce l'ha fatto. Tocca al nostro arciere, resosi conto del male che ha subito, butta l'arco, estrae una spada corta, molto corta, più simile a un gladio di bronzo. Tu finora avevi visto armi d'osso, questo invece c'ha le robe un po' più fighe, per così dire. Però, tempo che Sfodiri lo pugnalo, un altro sibilo attraversa l'aria. Verrà colpito. Aia! Una freccia nera, molto lunga, attraversa l'aria e pianta il braccio dell'arciere armato di pugnale al muro di una casa. L'hai riconosciuta benissimo, solo lei usa frecce così grandi. E hai anche riconosciuto che era una freccia incantata. Kaleva ha usato la magia. Infatti vediamo se passa il sanguinamento. Il sanguinamento purtroppo non passa, però va bene così. Facendo 2+2 da dove è arrivata la freccia, Kaleva è su un tetto che sta già incoccando un'altra freccia e infatti la scaglia. Perché Kaleva è di una classe speciale. Scaglia un'altra freccia sempre contro lo stesso arciere. Passa di nuovo e lo becca al collo. Passa da parte a parte del collo. Con fare molto meticoloso tende, mira, altro fischio, bam. Solo che il cadavere non cade perché è appeso per il collo e per il braccio al muro di una casa, quindi si affloscia ma resta in piedi. È uno spettacolo abbastanza macabro. Tocca a te, cara. Tento di papam quello che ho davanti, sempre con il mio bastone, ovviamente. Vadi. 2 mani o una mano? 2 mani, io sempre. 14. Mi piace questo stile. Passa. 6 danni. Perfetto. Mano destra o sinistra? Destra. Perfetto. Tu gli dai una bastonata sulla mano destra. Dal rumore puoi pensare che gli hai rotto qualche ossicino anche. Infatti lui proprio
subito la molla all'istante e la vedi già che è diventata violacea e che pulsa. Quindi il nostro amico potrà tenere la lancia solo a una mano d'ora in poi. Tocca a Vunadvim che essendo disarmato giustamente cosa fa? Prende quello il nostro caro amico Piedirotti per la spalla e lo scazzotta, lo piglia, gli fa 4 danni, gli tira una svergola in faccia abbastanza interessante. Tocca quindi ai nostri due amiconi. Amico armato di lancia prova a colpirti di nuovo e ti fa 5 danni. Diciamo che ti ha preso con la punta. Una delle volte che ha cercato di affondarti ti ha preso con la punta. Non è entrato in profondità, però ha fatto male. È l'ultimo turno che è attivo, se non sbaglio, avvertimento. Sì, è vero, e infatti subirà un D10 di 10. rimando. Hai ragione. 9, 10, 11 danni. Perfetto, tiro salvezza su Costituzione dove devo superare 12. Ha fatto 13 di dado. Subisce 6 danni, però dal suo volto vedi che c'è rimasto molto di merda da questa cosa perché ha colpito qualcuno, ha preso una scossa e tipo tocca al nostro amico Clava che disperato tenta ancora una volta di riuscire a colpire qualcosa in questo combattimento. Riesce e il nostro amico con la clava fa 9 danni a Runadrim. Nella disperazione proprio gli dà una clavata sulla tempia. Solo che diciamo che la prende perché Runadrim lo avevo appena colpito, era ancora lì, non si aspettava una risposta così rapida e si è preso una clavata sulla tempia. Vediamo. Ok, non cade a terra Runadrim, però è visibilmente storditino. Tocca a Kaleva, prende il nostro amico con la clava, Kaleva, e lo finisce. Gli arriva una freccia in fronte al nostro Piedirotti e stramazza a terra, ma essendo riuscito a colpire almeno una volta il suo nemico. Voglio provare di nuovo a scazzottare con il mio bastone il mio amico davanti a me. 1. Tu avevi trovato divertente il fatto che il tipo con la clava si fosse colpito da solo, no? E dicevi, che ridere! Mentre combatti, ma infomentata anche dal fatto che i vostri nemici stanno cadendo, fai la stessa cosa, solo che te la tiri sullo stinco, te la clava. Hai Il presente quanto fa bastone, male ok. Il un bastone ferrato sulla clava? Sì. Cioè, un bastone ferrato sullo stinco. Fai 7 danni sullo stinco, ti sei tirata da sola una bastonata sullo stinco. Il nostro amico ti ha visto fare questa cosa ed è indeciso se ridere o pensare che evidentemente la classe arma bastone ha qualcosa che non va. Ed è ben felice di avere una lancia. Una lancia che a tradimento, invece di colpire te, si gira e cosa fa? Lui girandosi la rotea e colpisce prima con l'asta e poi con la lama roteandola facendo un doppio attacco. Abilità speciale, combattimento anime. Non passa nessuno dei due. Runadrim Ok. ha visto questo tentativo di coreografia figa e ha fatto semplicemente così. Tocca a Kaleva, tu la vedi che è lì, pronta a finire il suo ultimo nemico, prende l'arco, è pronta a scagliarlo. E poi senti un rumore che hai già sentito. Un rumore che pensavi di essere stata l'unica a scoprire e a produrre. È uno scoppio, e poi te vedi Kaleva cadere a terra dal tetto della casa e da dietro di voi vedi un uomo che tiene in mano un bastone di ferro e che sta inserendo dei cubetti di metallo all'interno della canna di quello che tu chiamasti fucile. Fine della sessione.
Hai già iniziato a registrare? Sì, Quella è sì, la sì, sì. domanda. Scusa. Ah, ok, perfetto. Abbiamo già un blooper! Anche... Ok, No, fantastico. dovevo avvisarti, effettivamente. Usciranno e Dio tapparella al lag. Quindi 8 per 2, 12. Sì. 8 per 2, 12. Aiuto. Regà, non ce la posso Perfetto. fare. Allora... Taglietto tattico, perché non so parlare. Tiro salvezza su cacarsi in mano.